Allora, mi è venuta un'idea ecceziosa che porterò a termine perché mi servirà. Come tutte le cose che io faccio, partono da una mia necessità e poi diventano plasmate dalle mie meravigliose manine qualcosa di straordinariamente figo. E stavolta mi sembra una figata cosmica e la cui risoluzione è facile dal punto di vista teorico. L'implementazione poi pratica, cioè effettivamente come tecnicamente sta roba viene fatta, sarà un pochettino più complicata. C'è un traffico della Madonna so io come, però insomma diciamo che sarà una cosa bellissima. Allora, devo fare un po' di prefazio perché raccontarvi la soluzione non ha senso se non vi racconto il problema. Però prima di questo vorrei dirvi che ciao, io sono Alex Racuglia e questa è The Morning Rant. Se mi guardate in video è Tecnopills, se mi ascoltate in audio, se mi state guardando in video siete invitati a mettere un commentino qui sotto, ma ve lo ridico anche dopo perché dopo che quello che vi avrò detto penserete che sono un genio con la J maiuscola. Se invece mi state ascoltando in audio andate sul gruppo Telegram, telegram.me/TecnoPillsRiot e fate le stesse cose, ovviamente. Non farete niente di tutto questo perché siete fottutamente pigri e accetterò il male così com'è. Allora, se giro a destra sono 27 minuti, se vado dritto sono 32. 28 minuti contro 32. Ma io vado dritto, vaffanculo. Cioè, avete presente quando la strada è più lunga ma è meno brutta? Ecco, faccio la strada meno brutta. Allora, vi devo raccontare quello che ho fatto nell'ultima settimana, perché l'ultima settimana l'ho passata in Sicilia. In Sicilia, presso due siti di scavi archeologici. Eh sì, perché lì c'è sta Magna Grecia, Grecia che magnava, gnam 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 gnam. Prima i greci, poi i romani, anzi prima i locali, poi i greci, poi i romani, poi sono arrivati i medievali, poi siamo arrivati noi a rompere il cazzo tutti. Vabbè, questo non è il problema. Su una di queste aree archeologiche, molto alla Alberto Angela, con tutti i caveat del caso, ho fatto un'intervista a un'archeologa. Nel senso, un'archeologa che parlava del sito in questione con un sacco di cose. L'intervista è durata 17 minuti, più altri 12 minuti che ho fatto a camere spente, però in cui lei, non avendo più la sindrome, oh mio Dio mi stanno inquadrando, parlava molto meglio. Per cui diciamo che alla fin fine ho qualcosa come quasi 30 minuti di parlato, andando a tagliare tutte le indecisioni, le cose, tutti gli sbagli, eccetera, eccetera. Magari sono 20, ok? Sono 20 minuti di parlato. Io alla fine devo realizzare un video di presentazione di questo progetto della durata di 3 minuti, in cui non ci deve essere soltanto lei che parla, ma anche altre due persone. Però lei potrebbe avere la parte più rilevante. Diciamo che vorrei tenermi 1 minuto e mezzo di quello che lei dice, ok? E la domanda che mi faccio, di solito quando io faccio queste cose, cosa faccio? Io prendo l'intervista, taglio tutte le pause, tutti gli errori, eccetera, eccetera, e ho lo svolgimento. E a questo punto avrei questi 20 minuti. A questo punto di questi 20 minuti vado, me la guardo tutta 2 o 3 volte e mi segno quali sono le frasi più rilevanti e comincio ad andare a tagliare. Di solito da 20 minuti arrivo a 10, poi da 10 arrivo a 7, poi arrivo a 5. Insomma, è una cosa molto un work in progress, molto asintotico. E io ho pensato, ma non posso far fare questo lavoro a qualcun altro? Del tipo, non posso farlo fare a ChatGPT? E la risposta è ovviamente sì. E mi è venuta in mente questa cosa qua. Ora, ascoltami, tu ascoltatore che in questo momento stai pensando, vediamo cosa potrebbe essere questa cosa qui. Io ho scritto un'applicazione di successo che si chiama Transcriber, che fa questa roba qui. Prende il video, lo trascrive in audio, ok? Che sembra una stronzata. Ma non è solo una stronzata, perché dato che la trascrizione ha i timecode, di questa trascrizione posso fare i sottotitoli. Viene utilizzata fondamentalmente nella maggior parte dei casi per quelli che hanno bisogno di usare questi sottotitoli dentro Final Cut Pro, e così è. Pensate che questa cosa qui, questa applicazione ha le ore contate per certi versi, ma bisogna ancora vedere, perché Apple ha detto, Apple fondamentalmente oggi che è il 12 di novembre, presenterà Final Cut 10.9 o 11, probabilmente l'11. E hanno già fatto vedere in una schermata così en passant la trascrizione automatica del testo per la realizzazione dei caption, cioè i sottotitoli, dentro Final Cut. Per cui questa roba qua essenzialmente in un battere di ciglia, in uno schiocco di dita, in uno snap, gratuitamente cancellerà Transcriber. Transcribe e va bene. Transcriber però, bisogna però vedere effettivamente come si comporta con alcune lingue, perché Siri, lo sappiamo tutti, fa cagare, soprattutto in italiano. Per cui se sei inglese che parli con accento English, oppure anzi parli con accento americano,
va benissimo. Bisogna vedere cosa succede nel resto del mondo, però su quello staremo attenzione. Una delle grandi feature di Transcriber, che è una feature a metà, è quella dell'AI metadata. In pratica, sulla base del testo trascritto, a parte il fatto che la trascrizione e i sottotitoli vengono normalizzati in maniera molto morbida, in modo tale che le frasi non vengono spezzettate per durata, ma per contesto, cioè se ci sono delle virgole vengono fatti dei sottotitoli separati. È una cosa è molto elegante Transcriber in questo, e anche l'editing è piuttosto veloce. Dicevo, ho introdotto la possibilità di avere dei metadati generati con la I, ovvero sia cosa? Lo sapete se mi ascoltate. Il testo viene trascritto completamente e poi sul testo vengono fatte delle query, delle richieste a un'intelligenza artificiale, a un LLM, nella fattispecie a oggi ChatGPT di OpenAI, nel medio periodo anche a Claude di Anthropic, per ricavare informazioni ulteriori dal testo, informazioni in maniera più o meno automatica, del tipo qual è il titolo ideale per questo coso, qual è la descrizione, quali sono i punti chiave, ma ci sono tantissimi prompt già prompti, che consentono di fare delle analisi piuttosto interessanti, tipo generami un'immagine relativa a questo contenuto, quali sono i link, quali sono i brand, quali sono le persone, se c'è una ricetta dimmi i passi della ricetta. È geniale sta cosa qui, ne aggiungo continuamente e funziona molto bene. Io ho fatto questa cosa qua e mi sono detto, ma se io prendo questo testo, questa trascrizione e chiedo a ChatGPT, mi dici quali sono le frasi più rilevanti di questo testo, e dico farmene esattamente così come sono, senza aggiungere punteggiature, cioè dimmi proprio l'elenco delle frasi. E ho fatto la trascrizione di questa intervista, l'ho lanciata con questo sistema mio, che per adesso prevede di utilizzare la chiave di OpenAI, che è una stronzata perché avrei dovuto inventarmi un sistema per essere pagato in modo tale da guadagnare il triplo, però va bene. Fatto questa cosa qui, la cosa che mi viene restituita è stata bellissima, perché avevo un elenco di frasi che mi sono letto. Immaginatevi, ho fatto solo del segmento da 17 minuti. 17 minuti, ho mandato questa cosa, mi ha restituito in uscita 11 frasi e me le sono lette. E la cosa interessante è che io, pur avendo partecipato all'intervista, cioè nel senso ero lì con le cuffie che ascoltavo, non è che mi ricordassi ogni singola frase, però ho detto, porca puttana, ma sta roba qui ha un senso. Questa roba qui che è venuta fuori ha un senso. Le frasi che sono state estrapolate hanno un senso. Cioè se io prendessi la parte di video con queste frasi qui, la montassi insieme, il video avrebbe un senso. Sarebbe il video migliore? Non lo so, veramente non lo so. Infatti in questo caso vorrò fare il fatto di fare tutto il lavoro che avrei fatto da solo e vedere che cosa tiro fuori io e cosa tira fuori l'intelligenza artificiale, cioè di quanto differiscono le due cose. Perché mi superi che c'è la linea bianca continua, porco due, adesso ti seguo pure io, vaffanculo. Figa pelosa, anche tanto ormai siamo tutti d'accordo che usciamo tutti qua. Questa cosa ha un senso. Se io facessi questa roba qui, probabilmente impiegherei di meno, perché poi cercami questa frase qui, me la trova, tac. E io ho pensato, mumble, questa cosa qui non può essere automatizzata? E la risposta è sì. Allora, già così sapete già che questa cosa c'è già una soluzione, funziona. Adesso però voglio raccontarvi come voglio farla. Dopo lo spot pubblicità. Allora, seguitemi, perché, ma anche non seguitemi, ascoltatemi così a cazzo. La cosa interessante è che io di tutte queste frasi posso, in un modo più o meno sensato, avere una sorta di timecode in e timecode out. Cioè io ho questa trascrizione in cui ogni singola parola ha un timecode in e un timecode out. Io però posso raggruppare tutte queste parole in frasi, cioè che finiscono con il punto, e in tutte queste frasi che finiscono con il punto posso avere il timecode in e timecode out. Questo in maniera abbastanza non visibile all'utente, o magari visibile, però per adesso invisibile. A questo punto io dico, se invece di fare il prompt sul testo, gli dico, quello che segue è un elenco di frasi. Trovami le 5, 10, trovami le frasi più importanti di questo testo nello stesso ordine e ridimmele, ok? Per cui per ogni linea ho una frase. Allora io cosa posso fare? Per ogni linea prendo questa frase e cerco la corrispondenza tra tutte le frasi che sono state trascritte. È una corrispondenza asterisco, nel senso, è un LLM, commette degli errori, sì, per cui potrebbe perdersi una virgola, potrebbe perdersi un punto, potrebbe aggiungere qualcosa, potrebbe fare una correzione ortografica. Allora per ogni frase devo trovare non solo qual è quella identica, ma quella che è anche più identica. Questo si fa con un algoritmo di cui non mi ricordo il nome, che però ho già implementato, che ti consente di definire una sorta di valore percentuale che dice quanto
due frasi, due stringhe sono simili tra loro. Ok? Se sono simili al 100% siamo d'accordo, è quella lì. Però se due stringhe sono simili al 99%, è molto probabile che c'è stato un errore di trascrizione, un errore di trans-risposta da parte dell'intelligenza artificiale, però sappiamo che quella frase lì è quella lì. Perché a questo punto io, da un'intervista dai 17 minuti che ha dentro 150 frasi, più o meno, le 10 frasi più importanti, posso scoprire quali sono le 10 frasi più importanti da questa lista, con anche il time code in e il time code out. A questo punto, cagare fuori sta cosa a Final Cut è uno snap, perché tutta la mia infrastruttura mi consente che è anche sviluppato per Pawscutter, mi consente di trovare questi elementi e di già cagarglieli fuori. Per cui immaginatevi un'intervista, già anche editata graffazzonatamente, che in questo modo viene magicalmente editata, già pronta. Avere una timeline con questi segmenti. E a questo punto magari uno ci può anche aggiungere, sì, dei tagli, delle cose, degli inserti. Ho girato un sacco di video molto belli delle aree archeologiche, anche posti dove non si può andare a calpestare, cioè la gente deve passare in una passerella, io invece avevo l'autorizzazione di andare a girare proprio di fianco ai reperti. Cazzo, questa roba qui è fighissima, cioè il montaggio automatico. E uno potrebbe dire, sì, però Raccuglia, stai sempre di più portando questa cosa verso l'automazione, verso il non lavorare. E che cazzo sì! È questo l'obiettivo dell'informatica, non lavorare. Tu hai fatto una manovra di merda senza neanche mettere la freccia, sei uno che c'ha il cazzo piccolo. Oh, diciamocelo. Anche perché c'era sto cascaione che però bilancia la magra dimensione. Sì, è terribile sta cosa qui, far fare alla macchina il lavoro che avrei fatto io. Sì, cazzo, perché poi comunque il lavoro devo controllarlo io. La macchina mi sgrassa, ma mi sgrassa bene. E a questo punto io cosa devo fare? Andare avanti, montare, prendere questa timeline di Final Cut e andare avanti al montaggio, ok? Adesso che abbiamo in mente come realizzare questa cosa qui, abbastanza facilmente, ok? Cioè, ho tutti gli elementi per farlo, siamo d'accordo? Come... Adesso c'è la cosa più importante da decidere, perché quando si fa una roba del genere, quando si inventa un nuovo che si innesta su un'applicazione o si inventa una nuova applicazione, la prima cosa da fare non è neanche il marketing, cioè è una cosa che precede il marketing, è il nome. Cioè, adesso l'applicazione Transcriber ha 3 tab, i sottotitoli col video, il full text, che è una trascrizione, e AI metadata, che appunto è tutta la parte di metadati generati dall'intelligenza artificiale. Questa parte qui, cosa potrebbe essere? AI editing? Potrebbe essere l'inizio di qualcosa del genere. Cosa può essere AI edit? Come possiamo gestire, come possiamo inventarci questa cosa qui? Cioè, anche perché poi possiamo fargli fare le frasi più salienti, ma possiamo anche fargli fare la singola frase, ok? E magari esportare direttamente il video, segmenti di video, tac 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 tac, lo esporti, senza neanche passare da Final Cut. Non vi sta esplodendo a me sta esplodendo la testa e anche le cuore per questa cosa qui. Faccio un'intervista e già mi fa il taglio di sta roba qui. Tra l'altro questa intervista, chiusa parentesi, cioè aperta parentesi e graffa, l'ho girata con la modalità cinema dell'iPhone, quella che appunto mette in primo piano la persona a fuoco e poi sfuoca lo sfondo. Eravamo io e un altro tecnico che guardavamo sta cosa, eravamo lì, cazzo, ma che bello, sembra vero. E questa cosa sembra vero, cioè sembra girato con una macchina fotografica ma è un telefono. Alla fine la cosa interessante è che tutte le persone che hanno visto noi ci hanno visto all'opera, saranno state una decina di persone, tra tutti i vari reparti di questi siti archeologici e anche gli archeologi che ci hanno fatto vedere delle monete antiche. Cioè, immaginati Raccuglia che prende in mano una roba di 2500 anni fa, cerca di tenerla dritta, e tutti hanno detto, cacchio, usate il telefono? Ma la cosa bella è che vedendo le immagini in tempo reale, ho detto, ah, figata, ma davvero i telefoni possono fare sta cosa qui? Cioè ormai non c'è più neanche la reticenza di dire non hai portato una telecamera. Adesso c'è, il telefono fa meglio è talmente insita sta cosa qua nelle persone che non è più un problema andare in giro col telefono a girare. Io ho portato dietro la macchina fotografica con 2 obiettivi. Dove cazzo stai andando? Dai, porco Diaz, levati dal cazzo, cogliona! 2,5 kg che quando ce l'avete sulle spalle o nella valigiona hanno il loro perché, neanche accesi. Però capite questa cosa qui? Questa cosa qui è veramente una figata cosmica. Aspetta che dobbiamo rispondere al capo. Io sono lì fra 10 minuti, virgola, scusate il ritardo, ma virgola per raggiungere
divertimento alla mia vita che già è molto interessante, virgola, mia moglie ha bucato la gomma a puntini. Ecco, è un periodo che non va Siri. 18.2 Siri ha smesso di funzionare. Ah, figa pelosa di merda. Non gli dico niente, ma arrivo in ufficio e basta. Vabbè, insomma, avete capito questa cosa qua? Non siete entusiasti anche voi di questa idea genialissima? Mm? Per bilanciare il fatto che di Content AI c'è sempre qualche piccolo cazzo. Va bene, dai, ce la possiamo fare in qualche modo. No, il camion della spazzatura qua, no! 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 Vai avanti e non rompere il cazzo, non c'è né di spazzatura qui, dai, figa! Sì, mia moglie ha bucato, ha sgonfiato, per cui adesso stamattina col compressorino, quello che ti danno in macchina, a gonfiargliela. Ma perché non ti levi dal cazzo? No, ma così in mezzo ai coglioni, no? Levati dal cazzo! Ti devi levare dal cazzo stando fermo! Che cazzo fai? Madonna pelosa! Eh sì, Madonna pelosa, non c'erano i rasoi nel 2000, sì, nel 2000 anni fa. O se c'erano comunque non erano di prerogativa di una umile famiglia della zona di Israele. Che fatica. Vabbè, ultimo stop e poi dopo facciamo due chiacchiere. Naturalmente sta cosa qui avrebbe senso anche per ChatGPT, nel senso, se fai una roba in audio, ti estrapola le due o tre frasi che possono essere interessanti e tac, te le mette all'inizio. Sarebbe una figata, eh? Se lo facessi magari già in questo episodio potreste sentirlo, ne dubito fortemente, ma non mettere limiti alla provvidenza, perché comunque sono in anticipo di un sacco di cose, questa roba qui potrebbe uscire a ridosso di Christmas, di Xmas. Scusate, stavo leggendo la chat dell'ufficio. Se avete visto sta roba in video, e secondo me l'avete vista, e se pensate, e dovreste pensarlo, che è una figata ipercosmica, più, dovreste scrivere bravo, bello, è un pisello di uno del Qashqai, così che non vuol dire un cazzo, ma avete capito l'antifona. Oppure ditemi, oh, una minchiata, lo fa già CapCut, muori, raccuglia, povero e di lebbra, va bene. Stesso dicasi per chi ascolta sta roba in audio, cioè potete potreste prima di tutto condividere questa roba qui per dire che figata che ha fatto sto genio. Vabbè, ma questo dipende anche un pochettino da me. Ma perché ti sei fermato al rosso? Ma il rosso è solo un'indicazione. Non vuol dire che ti devi fermare, ti dice, cioè, vabbè, insomma, sarebbe meglio che ti fermassi, ma non è proprio obbligatorio. No, non è così, vabbè. Vabbè, insomma, avete capito, se questa roba è bella, vi piace, scrivetelo, ditemelo e fatemelo sapere nei vari cosi, nei vari. Che altro aggiungere? Basti, direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Nell'audio, a valle di tutto quello di questa roba qui, potreste ascoltare il commento di ChatGPT, che sarebbe bello avere anche in video, ma non ci sbatti. Ve lo dico in maniera molto en passant. Basta. È stato bello più per me che per voi probabilmente, ma anche per voi per ascoltare la mia bellissima voce. Allora, adesso sta diventando verde, vai. Non è che hai portato i figli a scuola, adesso ma basta, oh che me frega, oh, la mattinata è tutta libera, oh, tutti a spasso con Daisy, vai, muovi il culo, cogliona. Vabbè, avete capito, no? Sì? Boh, io non lo so se avete capito, io di capire non ho capito molto, ma va bene così. Che altro aggiungere?